Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, finalmente a poter parlare di calcio giocato, almeno oggi, con la partita dell'Italia da commentare. È vero che abbiamo affrontato un avversario, la formazione tecnicamente meno valida ovviamente del girone dell'Italia, però ci sono alcuni spunti interessanti anche per quanto riguarda la gestione di Spalletti in questa situazione dove si sta capendo ben poco per tutto ciò che sta ruotando appunto intorno al calcio, scommesse, eccetera, eccetera. Parliamone insieme, discutiamone ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti e andiamo ad analizzare la partita. Ovviamente dominata totalmente dall'Italia, anche nei numeri, possesso palla, tiri in porta, territorialità, passaggi sbagliati e passaggi riusciti e tutto ciò che concerne poi la statistica, ma volevo un attimo soffermarmi sul fattore essere un allenatore o fare l'allenatore. Due cose totalmente diverse. Chi fa l'allenatore si siede in panchina, eh, si studia il suo calcio e cerca di esprimerlo al di là delle qualità che poi ha in rosa. Essere un allenatore invece implica il capire le qualità dei calciatori che ha in rosa per poter esprimere il miglior calcio possibile in base a ciò che hai. Ecco la differenza sostanziale tra l'essere e il fare l'allenatore. Con questo non mi sto scagliando né contro Garcia né sto prendendo le parti di Spalletti nella maniera più assoluta, perché forse viene fraintesa la cosa da tifoso del Napoli. Però è un dato di fatto che Spalletti è allenatore. Perché? Ritorniamo un attimo alla conferenza stampa pre-partita dell'Italia, dove Spalletti, ovviamente, notizia che nessuno, a mio avviso, ha considerato dal punto di vista che lo sto analizzando io. Perché cosa fa Spalletti? Convoca Bonaventura e paragona Bonaventura a Bellingham, elogiandolo di qui e di là, a destra e a sinistra, perché sta facendo un grande campionato, è vero, è un grandissimo calciatore, è vero, però il paragone a Bellingham lo sa anche Spalletti che è azzardato, però in quel momento, in questo frangente, dove l'Italia poi avversa anche in situazioni non molto chiare, anche nel girone, dove devi comunque sudartela questa qualificazione, elogia Bonaventura, lo fa giocare e cosa fa? Bonaventura ti mette la palla all'incrocio e sblocca la partita. Perché? Perché è stata una convocazione così, la prima dopo tanto tempo per Bonaventura, dovevi mettere il calciatore a proprio agio, sapevi che lo facevi giocare titolare e dovevi metterlo in condizione mentale di poter dare il 110% e di potersi sentire pronto e forte nei confronti dell'avversario, al di là che tu abbia Malta di fronte o abbia l'Inghilterra. Ecco cosa ha fatto Spalletti e cosa fa Spalletti. L'ha fatto con il Napoli, dove ha trovato una rosa sì forte, ma dove mettendoci lui le mani, non le mani, ma a livello mentale, entrando nella testa di ognuno dei calciatori, ha fatto overprodurre tanti dei calciatori del Napoli, rendendoli mentalmente in primis forti e invincibili nei confronti dell'avversario, che poi tu la partita la perdi, la puoi perdere, però così facendo puoi andarti a giocare le partite contro chiunque, al di là del livello tecnico che sia più alto o più basso dell'avversario, dettando la tua legge e cercando di prevalere appunto sulla stessa squadra che affronti. Ecco, secondo me, espresso un attimo il concetto di essere allenatore. Detto questo, andiamo alla partita. La sblocca Bonaventura, un grandissimo gol di Berardi. Berardi è in grandissima condizione. Poi Spalletti ha fatto anche la convocazione di Bonaventura in base a come stai andando adesso in campionato, cosa importantissima da dover fare sempre quando sei un CT della nazionale, perché se tra un mese, 2 mesi che rifai le convocazioni e che so, c'è un calciatore che sta facendo un grandissimo campionato, in quel momento te lo devi portare, perché poi
a livello mentale, a livello atletico, se ci sei in quel frangente puoi rendere bene anche nella convocazione in nazionale. Detto questo, Berardi fa un altro gol comunque nel secondo tempo, si chiude la partita sul 3-0. Sostituzioni, entra Frattesi che ha una media gol impressionante, questo ragazzo appena entra comunque vede la porta da tutte le parti, dal limite dell'area, entra in area, perché ieri comunque sarebbe stato molto più comodo, per esempio il gol che ha fatto Frattesi, chiuderlo sul secondo palo, perché avevi comunque la linea di passaggio forse più aperta, invece Frattesi la chiude sul primo palo, incrociando quasi il tiro, non è un incrocio, però la mette sul primo palo, cosa che io non mi aspettavo. Ecco la visione di gioco, il vedere la porta, il sapere la porta dov'è, importantissima caratteristica che poi non è la sola a completare un quadro tecnico per quanto riguarda il calciatore, il centrocampista dell'Inter. È stata una grandissima partita giocata senza soffrire mai. Il portiere dell'Italia, Donnarumma, senza voto. Ovviamente avevamo un avversario che era quasi una partita, un'amichevole estiva, dai, a livello tecnico per quanto riguarda Malta, senza che voglio screditare ovviamente la formazione maltese, ma è così, non possiamo dire altrimenti. Detto questo, l'esame maggiore, l'esame più grande da diciamo passare è quello contro l'Inghilterra nel prossimo match, perché incontri una formazione che in primis ha una media gol nel girone che è impressionante. L'Inghilterra ha una differenza reti di più 14. A 13 punti ovviamente, a 10 troviamo Ucraina e Italia. Vinci con l'Inghilterra. Speriamo che si faccia una grande partita, al di là che tu possa portare a casa i 3 punti o meno. Ti trovi a 13 appunto con la stessa Inghilterra. E la prossima partita mi sembra che l'Ucraina affronti Malta. Malta-Ucraina, sì. Ucraina affronterà Malta. Vincendo poi andiamo tutti quanti a 13 allegramente. Perciò dobbiamo vincere la partita con l'Inghilterra, perché al di là della prestazione contano i 3 punti come non mai, perché vince l'Ucraina, se ne va l'Ucraina a 13 e tu rimani a 10 con l'Inghilterra che se ne va poi via a 16 punti. Quindi partita difficile da gestire quella con l'Inghilterra, perché al di là del gioco che stai ritrovando e l'Italia ritroverà di partita in partita, di apparizione in apparizione, perché poi Spalletti, il lavoro di Spalletti e la mano di Spalletti la si vede già in alcuni automatismi di gioco, però diventa una partita da studiare in ogni minimo dettaglio se la vuoi portare a casa contro una formazione che a mio avviso ad oggi è assolutamente superiore all'Italia. Poi ci può sempre mettere la mano Lucianone e vediamo dove arriviamo. Partita fondamentale, bisogna vincere contro l'Inghilterra, sperando che Malta poi faccia anche un risultato positivo contro l'Ucraina. L'abbiamo vista la formazione di Malta e abbiamo visto anche Ucraina-Macedonia. Pronosticare diciamo un intoppo dell'Ucraina secondo me è anche azzardato, quindi noi dovremmo vincere con l'Inghilterra per poter non spianare la strada verso la qualificazione, ma potersela giocare almeno fino alla fine del girone. Sarebbe cosa buona e giusta. Fatemi sapere ragazzi la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, l'ho già detto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao.